Se hai cliccato su questo video ti piacciono i contenuti gratis. E come biasimarti? A chi non piacciono? Ehi là, sono Tiranno Matto, benvenuti nella mia nuovissima rubrica Showcase. Oggi voglio iniziarla proprio al meglio, parlando di mod per videogiochi e nello specifico per un videogioco che mi sta molto a cuore. Warhammer Total War. Come saga è fenomenale, che voi siate Warhammeristi o meno. Ma sapete cos'è ancora più fenomenale? La mod di Old World. Una breve premessa prima di incominciare. Ho deciso di recuperare una formula dai miei videoguida, ovvero il troppo lungo, non guardo. Nel rispetto del vostro tempo cercherò di darvi le informazioni essenziali nei primi minuti di questo video. Nel caso in cui voleste approfondire, poi vi invito a rimanere fino alla fine. In questo showcase vi parlerò dei pro e dei contro della mod mentre ve la mostrerò. Ora però è arrivato il momento di andare dritto al sodo. Chaos Roby è uno dei modder più celebri della saga Total War Warhammer e negli ultimi anni ha compreso come rimodellare le mappe delle campagne. The Old World è l'esperimento più recente e ben riuscito e gigantesco. Di recente il mio collega Gelloz ha fatto un video su un'altra mod di Chaos Roby, la Immortal Empire Expanded, che si basa appunto sulla campagna degli Imperi Immortali, la campagna sandbox più giocata di Total War Warhammer. Vi consiglio di andare a recuperare il suo video e vi assicuro questo, io sono curatore di mod collection da tantissimi anni ormai, non solo per Total War Warhammer, e se questa vetrina, che mi è stata tra l'altro richiesta da voi nei commenti, dovesse avere un discreto successo, intendo continuarla e espanderla anche verso altri orizzonti. Premessa fatta, vi voglio parlare un po' di Chaos Roby e di cosa sta combinando con la Old World. La Old World aggiunge 1317 insediamenti, tutti estremamente curati e più di 530 fazioni, ampliabili con altre mod. Uno dei suoi punti di forza, però, è la cura al dettaglio. È assolutamente lore friendly, il più possibile. Cosa significa? Che non c'è nulla di inventato, ma è tutto derivato dall'enorme quantità di conoscenza romanzata prodotta dalla Games Workshop in quasi 50 anni di Warhammer Fantasy. Potete trovare la The Old World nel workshop di Steam e qui sono presenti anche le note di Chaos Roby sulla canonicità delle nuove fazioni, della geografia e della toponimia. Chaos Roby si è preso tantissimo tempo per spiegare ogni scelta, per dare contesto anche a delle situazioni in cui il canon era un pochino a rischio. Io ho trovato questo insieme di discussioni non solo necessarie e trasparenti, ma sintomo di una passione e di una cura che ben pochi altri mettono a disposizione della community gratuitamente, perché le mod nello Steam Workshop, contrariamente ad altri modelli, vero Bethesda, non si pagano, sono gratuite. Se per esempio avete ritenuto Total War Warhammer 3 troppo facile rispetto ai predecessori nella saga o in generale rispetto agli altri Total War o altri strategici, non disperate, ci sono tantissimi elementi già solo con una campagna completamente nuova per cambiare il vostro approccio e mentalità. The Old World è molto più lenta, essendo molto più grande, e può essere molto più complessa da giocare con delle fazioni che non beneficiano di meccaniche particolari per viaggiare attraverso la mappa. E anche per esse comunque ritengo che sia molto divertente. L'unica pecca potrebbe essere la performance. Il cambio di turno con tutte queste fazioni è un po' lento. Questo è tutto quello che c'era da sapere nel troppo lungo non guardo di oggi. Io vi ringrazio infinitamente per aver cliccato. Se queste informazioni vi sono bastate e volete supportare il canale, vi invito a continuare la visione del video, a lasciare un like, un commento e via dicendo. È già da un po' che ho aperto la mia pagina di Ko-fi, ma solo di recente ho deciso di parlarne più attivamente. Come avrete notato, non ci sono ad pubblicitarie sul mio canale. Per consentirmi di mantenere questo modello ad free, forse dovrei aprire un Patreon, ma nel frattempo, dato che non ho neanche tempo per respirare, se proprio volete supportarmi, potete sempre offrirmi un caffè su Ko-fi. Trovate tutti i link utili, non solo di Ko-fi, in descrizione. Iniziamo lo showcase da dove se non Altdorf stessa, con il Collegio del Sapere Celeste. I nostri maghi possono scrutare attraverso tutto il mondo. Non solo con delle predizioni, ma anche proprio con i loro super cannocchiali. Allora, a me piace partire subito con i contro. Il più grande contro di questa mod, a prescindere dalla fazione che sceglieremo di giocare, è la quantità di altre fazioni.
presenti all'interno della mappa, che è una mappa upscaled. È una scala differente, più focalizzata appunto sull'intero vecchio mondo. Come potete vedere è gigantesca. Il contro appunto è la presenza di tantissimi elementi in gioco, molti di più rispetto all'Immortal Empire, gli imperi immortali, e alla controparte citata sempre creata da Chaos Robbie. Proprio a beneficio dello showcase vi farò vedere, premendo fine turno, quante fazioni sono presenti. Inoltre il problema principale della mole totale di 535 fazioni in questa versione della Old World è anche dovuto alla quantità di azioni che sono presenti, ai modelli in mappa. Più scopriremo la mappa, più peserà sulla nostra macchina questa campagna. E non solo. Anche nel primo caricamento, che ho giustamente tagliato per non farvi cadere le braccia, ci vuole un po' di tempo. Ora, il mio computer è sul pezzo, è bello potente. Questi sono i più grandi contro: la performance, la richiesta sul sistema, che se non rispettate determinati prerequisiti, ovviamente tutto andrà più lento, sarà più appesantito, e la quantità di fazioni che allungano eternamente il passaggio turno. Ma direi di passare adesso all'analisi più pratica e ai pro di questa mod, che sono veramente infiniti. Avrete già potuto notare che abbiamo iniziato ad Altdorf, la capitale dell'impero nel Reichland. Ciò che magari può destabilizzare qualcuno che è abituato all'Immortal Empire è vedere che la capitale dell'impero è divisa in 3 insediamenti. Infatti fa provincia a sé. E ok, direi che questo già chiarisce la scala in maniera pratica. Se andiamo a vedere l'impero con Carlo Franz ci è subito visibile. Questo è l'impero al momento diviso nelle sue province elettorali. Non ci è completamente visibile, ma ci è conosciuto, essendo ovviamente l'imperatore. Ma adesso farò una cosa molto simpatica. Rimuovendo la Fog of War, la nebbia di guerra, possiamo esplorare tutto il vecchio mondo. È enorme. Qui arriviamo a Kislev per dire: guardate che bello il palazzo della zarina, palazzo di ghiaccio, ma non è ancora nulla perché mi sono spostato dall'impero verso Kislev, che magari è più familiare a chi ha iniziato a giocare con Total War Warhammer 3. Questa è Prague, la città maledetta, ma preparatevi perché questa è Elpit, è Pozzo Infernale del clan Molder, vedete? Ci sono, oltre a una serie di dettagli incredibili, proprio dei livelli anche strategici. Ed è soltanto la punta dell'iceberg. La Norsca è enorme e si presta benissimo a tantissime altre mod che io tratto nelle mie collezioni, che aggiungono lord leggendari, principalmente, meccaniche ed unità a un sacco di fazioni. Ma possiamo vedere che c'è proprio una scelta, come vi avevo già anticipato, da parte di Chaos Robbie, di integrare una serie di fazioni, anche ripescandole dai titoli precedenti, come il culto di Ulrich, che è sparito con Warhammer 1, con la mappa dedicata al conflitto dei Beastmen, dove con Khazrak dovevamo affrontare Boris Todbringer, il povero Boris, il signore di Middenheim, che non è ancora diventato ufficialmente un lord leggendario. Sono finito in Bretagna, scusate. Eccoci qua, questo è il territorio del Midland e il signore di Middenheim, vorrei trovarlo. Parlo di Boris, che è il mio Boris preferito, non me ne voglia lo zar rosso, però è lui, il Boris, che però non si sa dove è spawnato. Ok, adesso non è poi così drammatico, dovrei poterlo riconoscere, forse non è spawnato, oppure in realtà forse ho la risposta, è il secondo turno perché ho dovuto passare, può darsi che Khazrak lo abbia già menato. Infatti vedete che Khazrak ha già messo una pietra del branco a Bockel. E infatti ci sono anche degli ampliamenti non da poco per quanto riguarda l'impero stesso, che torno sempre all'impero, signori, non me ne vogliate, sono un po' un fan, perché abbiamo per esempio anche il conte elettore di Carroburg, che è molto lore friendly questo, attenzione. Andiamo a vedere nei conti elettori,
abbiamo Leopold von Bildhofen, che se non erro dovrebbe essere proprio lui, che è il conte elettore di Carroburg e del Drakwold per estensione, perché il Drakwold dovrebbe essere l'enorme foresta invasa da qualsiasi schifezza, perché l'impero in realtà non è come ve lo potete immaginare negli imperi immortali, è molto vasto, è essenzialmente il Sacro Romano Impero della nostra storia, però nel contesto parodistico fantasy di Warhammer, ed è tutta una foresta. È pericoloso, ci sono i guardiacaccia, i guardiaboschi, i guardiafiume, perché in realtà si può navigare e si deve navigare principalmente attorno ai grandi fiumi. L'Aver, il Talabek, il Reich, tutti i grandi fiumi e i loro affluenti, lo Stir. Insomma, a livello toponomastico tutte le province devono il loro nome a un fiume. Più o meno, non tutte, ma la maggior parte. E qui, in questa mappa Old World, data la scala, la maggior parte dei fiumi, soprattutto quelli importanti, sono navigabili. Vedete, è gigantesco, veramente, non abbiamo ancora visto tutto. Per esempio, questa è Atelloren, la foresta degli Elfi Silvani. Il livello di dettaglio che Chaos Robbie ha messo in questo lavoro è incredibile. Vedete, abbiamo Orkemon, che è il Monte Orco, che è dove parte Grom, in Bretonnia. Abbiamo tutti i vari passi, Ubersreich, vedete, qua iniziano, c'è Von Mackensen, altra mod di cui vi parlerò magari in un altro contesto, SCM, i secessionisti. Qua c'è Ubersreich e qua c'è Kassel Sanglak, mentre Helmgart è da un'altra parte, perché nell'Immortal Empires hanno veramente stretto tantissimo, soprattutto il Reichland, e Bogenhafen non è presente. Se avete giocato a Vermintide, conoscete un pochino gli End Times, o avete giocato di ruolo a Warhammer RPG, sapete che Bogenhafen è una città imperiale importantissima, molto più di Eilart, che infatti qui è stata spostata dove dovrebbe essere, ma la Creative Assembly ha dovuto fare una serie di scelte quando ha lavorato alla sua mappa, perché ovviamente un lavoro del genere richiedeva anche tanta assistenza da parte della Games Workshop, che è molto protettiva con il suo franchise. E capisco le difficoltà, però al contempo, sempre perché sono un po' critico, lamentino, un po' matto, mi piace dire ste robe, mi piace fare un po' anche il tiro al bersaglio verso l'industria e le aziende che non sfruttano mai abbastanza il lavoro della propria community. Chaos Robbie è uno, e nonostante ci siano tanti altri modders che collaborano con lui ha ricreato qualcosa che nemmeno le squadre al lavoro dietro Total War Warhammer 2, con la campagna Vortex, la campagna narrativa meglio riuscita di tutti i Total War da sempre, secondo me, sono riusciti a replicare per il terzo capitolo. Non sono riusciti con la Regni del Caos neanche ad avvicinarsi a una frazione della qualità presente in questa mod. Prima vi parlavo del vortice, non è presente il vortice perché appunto il nostro focus è sul vecchio mondo, anche se qualcosina in più di cui vi voglio parlare a brevissimo c'è. Per esempio il Maelstorm è presente, quindi ci sono i vampiri della costa, e non solo, perché per esempio al centro del Maelstorm, che si pensa sia l'opposto della grande fauce degli ogre, è presente una fazione di Tzeentch. Come abbiamo visto anche all'inizio, comunque sono presenti tutte le fazioni del gioco, fra cui anche gli alti elfi, gli elfi oscuri e via dicendo. Magari sì, non ci sono tutti i lord leggendari, però buona parte è presente. Per esempio Tenawin è qui sulle montagne dell'Irranas, dell'Estalia. Ci sono delle motivazioni più o meno lore friendly per giustificare la presenza di alcuni lord. A volte, come ha detto anche Chaos Robbie, è un po' eccessivo, ma necessario. Vi voglio far vedere anche un'altra parte del mondo. Questa è l'Estalia, e qui abbiamo l'Atilea, eccoci qua a casa, dove c'è anche Scarogna, la grande Scarogna, ma ci sono anche le grandi città tileane, Miragliano, Ravola, Trantio, Pavona,
Remas, che dovrebbe essere Roma. C'è anche Urbimo. Ci dovrebbe essere anche Rifraffa, Verezzo, Pugno da qualche parte. Eccolo qui, Pugno. E vedete, c'è veramente tanto dettaglio. Viene resa più viva da tantissime altre mod che sono pensate per queste fazioni, come per esempio la Teb, di cui vi parlerò magari in futuro se vi piacerà questa vetrina, che aggiunge tutti i regni di Estalia, Tilea e principati di confine. Qua ci stiamo spostando ad Akendorf e ai confini con il grande Karazhan-Kor dei nani, completamente abbandonato ed invaso, tranne Karazakara, che è sempre qui, il grande monte eterno. Ma qua arriviamo poi a un'altra chicca pazzesca, le terre oscure, il regno di Zarnagrund, dei nani del caos. Guardate, ci sono anche i treni. Questo è un treno merci. Cioè, pensate voi il livello di dettaglio, animare questa roba e farla passare, perché deve arrivare in orario, giustamente. Vedete, c'è Zatan il nero che controlla che arrivi tutto alle porte di Zar. Guardate il dettaglio dietro a queste mappe, ma anche concettualmente. Questa è una provincia dove si viaggia più velocemente, l'ho testato, sui binari piuttosto che fuori. Quindi c'è un bonus al movimento lungo i binari, perché giustamente queste grandi desolazioni dove fanno esperimenti di varia natura e ci sono gli hobgoblin delle steppe e mostri di ogni tipo e si muore di stenti, sono il risultato esterno di queste grandi industrie dei nani del caos. E dov'è Zarnagrund? Eccola qui, Zarnagrund, con la grande torre e il tempio di Ashut. Vedete? Che bellezza. Ma poi non è finita, va ad esplorare molto anche la conformazione reale di alcuni luoghi nella mappa originale. Uzkulak, il grande torrione ponte dei nani del caos verso le terre del nord. Vedete che è già diverso, è innevato, cambia proprio il cosiddetto bioma. Abbiamo anche la cittadella oscura dove inizia Valkia. Andiamo a vedere un pochino, qua c'è Malakai per esempio, queste sono le desolazioni del caos. E direte, vabbè, ma è semplice fare una desolazione, butti due robe in croce. No, perché anche qui è tutto estremamente fatto a mano per rappresentare il mondo per ciò che è nell'universo di Warhammer Fantasy. Questo è l'altopiano di Zanbai Jin. E qui vorrei introdurvi a una chicca pazzesca di questa mod. Ci sono i reami dei 4 dei del caos. Qui per esempio abbiamo quello di Khorne, il dio del sangue. Ci sono dei collegamenti, e non solo fisici, attraverso poi dei portali, possiamo dire, come il Blood Rift, per entrare in queste aree che hanno degli effetti pensati appositamente per influenzare tutti quei lord che soggiorneranno all'interno di un reame. E il clima ovviamente è quello dell'Immaterium. Ma ci sono anche i portali, perché i reami sono 4. Questo è quello di Khorne, che è in alto a destra. Andiamo in basso a destra. Questo è il giardino di Nargol. E possiamo accedere anche qui al reame di Khorne. Guardate che bello. Tutto marciascente, putrefatto, ma pieno di vita. È la contorta vita del signore della pestilenza, delle malattie, della vita, della morte, della rinascita. Nargol è un po' tutto. Il grande nonno. È veramente gigantesca, ma non è finita. Ci sono anche le terre del sud. Non tutte, una parte. E qui abbiamo Lamia e Libaras. Eccola qui. E Volkmar inizia proprio di fianco a Lamia. Abbiamo Khalida ovviamente a Libaras. Adesso se la trovo magari ce la posso fare, Eccola. E qui ci sono per esempio tutte le terre dei re dei sepolcri. Ma ci sono un sacco di fazioni differenti, nuove, pensate, come ha scritto Chaos Rob, in maniera più o meno canonica, a volte anche per fare da filler ovviamente, perché la mappa è enorme. E guardate, questa è una valle pazzesca
di Khemri. Il confine più a sud di Khemri è una valle dei faraoni, dei re dei sepolcri, di Neekara. E il regno di Neekara è effettivamente come dovrebbe essere. Guardate, il River of Blood, il fiume di sangue, il fiume dei morti, ci sono tutti e due. Guardate che roba, il delta. Una mappa così è impegnativa da giocare. Qualcuno direbbe anche troppo grande per i miei gusti, ed è comprensibile. Però per un amante che vuole sperimentare qualcosa di diverso, di più complesso, di più immersivo e fedele alla lore, e costruirsi anche una storia sandbox di conquista, conflitto, secondo me è pazzesco. È un lavoro veramente gigantesco. Qui ci sono anche le terre d'Arabia. È molto, sempre lore friendly, non mi stancherò di ripetere questa frase, abbiate pietà. Bel Aliad, la grande città dell'Arabia, è collegata al portale del tramonto. E qui abbiamo il grande reame del mutamento di Tzeentch. Vedete che bello? Un gran casino. Molto, appunto, mutevole. Il reame dello stregone. Vedete qua per esempio c'è Scragg con la sua tribù di ogre e ci sono gli insediamenti, no? Da oasi, attorno alle oasi. E qui ci sono anche dei demoni di Slaanesh. Guardate. L'oasi di 1001 cammelli. Di cosa stiamo parliamo? Nomi impronunciabili, e questo proprio lo eviterò di pronunciare. C'è Alaik, sempre con la OVN di cui vi parlerò. Sentite anche il doppiatore. Ci sono proprio anche delle texture, degli elementi unici per rappresentare fazioni che la Creative Assembly non ha ancora pensato di introdurre. Io sempre ci spero che lo facciano, ma è difficile. Abbiamo anche un sacco di basi di pirati. Qui abbiamo Sartosa, che è la Sicilia. Sartosa essenzialmente. C'è anche Ertinia, il monte Ertinia, non l'Etna. E l'ultimo regno del caos è oltre le contese lande di Albione. Albion, con il grande Ogam di pietre, anche qui la OVN che aggiunge la fazione celtica, bellissima. C'è Neuland, la colonia in cui parte Marcus Wulfart. Questo scenario prevede anche la presenza di Kroq-Gar a Conquata. E soprattutto, adesso ci arriviamo, vedete c'è anche la spedizione di Wambo, il drago di Giada, perché nella storia c'è stato un enorme conflitto ad Albione voluto da un certo signore oscuro. Eccolo qui, il signore delle ombre, Belacor, e il suo castello, il Drifting Castle, che collega Albion con il regno a forma di sfintere. Sì, perché i grandi gironi del regno di Slaanesh sono proprio fatti così. Il palazzo è al centro di questo enorme costrutto di carne che ha cercato Chaos Robbie di rappresentare sempre a livello molto lore friendly, è su più livelli. All'inizio dall'esterno ci dice ma che è sta roba, ma non capisco. Poi in realtà c'è un motivo per cui è pensato in questo modo, e ha detto in più di una discussione che è stato il modo migliore, ci ha messo dei mesi per riuscire a modellare questo reame da incubo di esaltazione estrema e via dicendo, che ovviamente Slaanesh poi alla fine è la divinità di questa roba qua. E niente, questa è la mappa Old World. E sì, ho ignorato Bretonnia. Penso che il sentimento verso Bretonnia sia sempre lo stesso, ma in realtà, per quanto i nostri francesi cavalieri un po' elitisti stiano sulle balle a molti, devo dire che rende giustizia questa mod all'intera regione bretoniana e ci permette anche di divertirci molto di più con le meccaniche relative ai ducati. Infatti, come vi dicevo poc'anzi, guardate quanta roba è disponibile per Bretonnia. Abbiamo Quenelé, Montfort, le Marche, Gisereau, Montfort di nuovo, perché c'è 2 volte, non lo so, però c'è 2 volte. Bastogne, Aquitaine, Brionne, Bordelot, Carcassonne.
Paravent, Quenelle, Artois, L'Anguille, Musilon, Lyonesse, c'è tutto. Vabbè, adesso dopo questo semi-flex della pronuncia francese molto eccessiva, direi che posso tirare un po' le somme adesso di questa vetrina, però prima di arrivare alla conclusione, guardate, l'ultimo guilty pleasure, il mio sfizio. Chi c'è qui? Oh, è un signore silente. Nagash, Anagashizar. Guardate che roba pazzesca. Va bene, arriverà forse in maniera ufficiale, chi lo sa, il Signore della Non Morte. Mi auguro che la mia panoramica vi stia aiutando a comprendere la magnitudo di questa mod e che vi ispiri anche a provarla. È gratis, sì, ci sono i contro di cui vi ho già parlato, dovete, secondo me, approcciarla con la mentalità giusta. È una campagna molto lenta, molto tassante sulla performance, ma completa, che vi permette di potenzialmente investire altre migliaia di ore in Total War Warhammer. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte. Esiste una versione tradotta in italiano? Purtroppo al momento no. Ci sono tanti elementi di testo in inglese, nomi di insediamenti, nomi di fazioni, ma nulla che credo possa rovinare l'esperienza. Che succede quando c'è un aggiornamento del gioco? Ottimo quesito che molti potrebbero fare e voglio dare anche un contesto. Nelle community di modding il gioco non moddato viene definito vanilla e da diversi anni ormai la Creative Assembly rilascia parecchi hotfix, quindi patch costanti per sistemare dei problemi che già il gioco vanilla possiede. Quello che succede a tutte le mod è che finché i modder non vanno ad adoperarsi per mettere nella stessa versione i file della mod, generalmente non funziona nulla. Non lasciatevi ingannare però dal triangolino giallo presente nel launcher, perché a volte non è indicativo del fatto che una mod sia obsoleta o meno. Controllate sempre la data di aggiornamento nella pagina di Steam. Posso sottoscrivere sia The Old World sia Immortal Empire Expanded? No. È consigliabile evitare. Se volete, nelle mie collezioni sono presenti le varianti, sia con l'overall sia senza, una collezione per la The Old World e una per la Immortal Empire Expanded. Cos'è una collezione? Posso usare solo The Old World? Una collezione è un pacchetto che viene creato da chiunque voglia essere un curatore, come il sottoscritto. Non per forza bisogna essere dei modder, però bisogna comprendere come funzionano le mod e come si installano e le compatibilità, oltre che l'importanza dell'ordine di caricamento. Stare appresso a queste cose richiede appunto conoscenza ma anche molto tempo. Bisogna anche saper scendere a patti alle volte con gli aggiornamenti stessi. I modders sono persone, lo fanno per passione, a volte non riescono a stare dietro al lavoro, perdono interesse, quindi creare una collezione significa rimanere sempre aggiornati e cercare di fornire un servizio stabile. Puoi giocare con soltanto la The Old World, anche se personalmente non lo consiglio, perché Chaos Robbie fa parte di uno di tantissimi gruppi di modders che collaborano insieme per ampliare tutti i contenuti, e vi assicuro che per la The Old World ci sono un insieme di mod che vanno benissimo e anzi riempiono un mondo che altrimenti, non dico sarebbe vuoto perché non è vuoto, ma sarebbe meno gustoso. Posso giocare in multiplayer con The Old World? Sì, dovresti poterlo fare, però attenzione, la maggior parte delle collezioni di mod sono pensate per le campagne single player. Del resto, la maggior parte dell'utenza di base di Total War Warhammer o dei Total War in generale rimane comunque single player. Ma perché usare le mod? Gli sviluppatori non intendevano così il loro gioco. Quello che dici è vero, Gianpippo, però voglio farti una piccola lezione di storia della saga Total War. Molto spesso Creative Assembly ha integrato idee che gli stessi modder avevano proposto alla community. Perché non integrare tutto quanto? Me lo chiedo anch'io. Di solito credo che sia una questione di budget, di tempo e di licenza da parte della Games Workshop. Ma qui mi rifaccio all'intro del video. A chi non piacciono contenuti, soprattutto se di qualità, gratuiti, Gianpippo? Io consiglio a chi la pensa come Gianpippo di rivedere le proprie opzioni e di farsi un bel viaggetto turistico nello Steam Workshop. Fidatevi, non c'è da rimanere delusi.
Anche oggi non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine. Mi auguro che il troppo lungo non guardo e il nuovo format SPQR siano stati di vostro gradimento. Aspetto trepidante vostre notizie su quali mod dovrei coprire nello showcase. Mi farebbe molto piacere portare molti più contenuti di Total War Warhammer, di Warhammer in generale, oltre che continuare comunque la mia avventura da varietà gaming, tra notizie, riscoperte, proviamolo, aggiornamenti e via dicendo, perché potrei sempre inventarmi qualcosa di nuovo, ecco. Non ho altro da aggiungere e quindi concludiamo. Tiranno matto out, perché anche oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.